e andiamo su uno dei miei argomenti in assoluto preferiti. Una cosa che qualcuna e qualcuno di voi mi ha chiesto: imparare a costruire, pensare, ideare, celebrare rituali e cerimonie. Allora, questa cosa non è un'arte che si impara con un video e neanche in 2 giorni, però quello che io posso fare è dare qualche stimolo, qualche punto di vista che solitamente non si incontra di frequente nei libri o non in tutti quantomeno, e che possa aiutare già a comporre un pochettino il mosaico di coloro che sono già probabilmente in un momento di apprendimento di questa che ho chiamato arte e sottoscrivo. Per me è un'arte meravigliosa, difficile, con moltissime implicazioni. Inutile dire che l'aspetto rituale segna delle pietre miliari nello sviluppo dell'individuo all'interno di una determinata cultura, e che la mancanza, per esempio, di rituali di iniziazione o di cerimonie sentite a livello collettivo è uno dei grandi disastri della nostra razionalissima civiltà occidentale. E le amiche e gli amici atei razionalisti, perché esistono, ci sono, mi seguono e trovo questa cosa estremamente bella e gratificante, sappiano che non si devono preoccupare, perché tutto quello che sto per dire, o comunque gran parte, metteteci voi i dovuti vostri filtri, però può valere assolutamente anche, anzi mi viene da dire a maggior ragione, per tutto quello che è il corpus dei rituali e delle cerimonie umanistiche, che sono sempre più richieste, sempre di più all'ordine del giorno per tutte le persone che non vogliono riconoscersi in nessuna tradizione spirituale, ma che non per questo vogliono mancare a segnare le tappe della propria vita, dalla nascita alla morte. Questo perché? Perché il rituale attiva qualcosa di molto profondo e di importante in relazione alla connessione con la comunità in cui siamo inserite ed inseriti. E questo deve essere chiaro, perché non è una questione di ripetere una gestualità religiosa allo scopo di assumere quella determinata identità, cioè di appartenenza a una o all'altra corrente religiosa. Sicuramente l'aspetto dell'appartenenza c'è, proprio perché la cerimonia si connette in automatico con la propria comunità, ma non deve finire lì. Deve essere chiaro piuttosto il contrario, non che se faccio una cosa io ho un'identità facile, ma piuttosto quando faccio questo tipo di cose sto servendo la mia comunità e aiutarla a creare un contenitore di senso. Per tutto questo e molto di più è una delle ragioni per cui adoro questo mondo. Ora te lo sintetizzo in 4 parti principali. È certamente una semplificazione, è un'ossatura su cui costruire un sacco di altre cose che non posso approfondire con un solo video. Probabilmente prima o poi ci farò un percorso, ma con calma. Innanzitutto, non so se mi conosci, sono Laura Ghianda e sono un'autrice, ricercatrice, speaker e anche una cerimonialista ritualista, con esperienza nazionale ma anche all'estero. Su questo canale, che è pensato per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi, in sostanza mi occupo di un tipo di pensiero e anche di un tipo di spiritualità che consenta veramente di fare un salto di paradigma e di cambiare il mondo. E quindi anche un nuovo umanesimo. E spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale, per cui ping! Non dimenticarti di attivare le notifiche per essere sempre avvisato o avvisato dell'uscita di un mio nuovo video. E quindi torniamo ai nostri 4 punti delle cerimonie. Il primo, il fondamentale, il più importante. Senza di questo non combiniamo veramente niente, e noi vogliamo delle cerimonie che siano significative, che spacchino delle bombe. L'intento, che deve essere chiaro. Ma cos'è l'intento? L'intento è una parola che coniuga in sé i significati, diciamo, di intenzione e di direzionalità. Le 2 cose insieme si costituiscono perfettamente in questo concetto, quindi direzione e intenzione. Significa in questo caso avere molto ben chiaro cosa sto facendo. Ad esempio, una cerimonia di attribuzione del nome? Sto per unire in unfasting 2 persone? È un funerale? È una celebrazione della ruota dell'anno? Che cos'è che vado a fare? Molto chiaro nei suoi, quindi, scopi e, tra virgolette, confini.
Per chi anche questo è fondamentale, avere chiaro chi sono le persone che saranno coinvolte, sia come protagoniste, gli sposi, la cara o il caro estinto che non c'è più, il bambino o la bambina appena nata, la mia collettività che vuole celebrare una festa, un altro tipo di rituale in favore del mio gruppo, eccetera, 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 perché non è ininfluente la qualità del gruppo che porto all'interno o del singolo o della coppia della mia cerimonia. La direzione scopo, che appunto rientra nel nostro contenitore, ha più a che fare con il tipo di qualità che voglio portare nella cerimonia. Mi spiego meglio? È probabile, banalmente e riassunto, che in una celebrazione di addio a un defunto il tipo di qualità sarà quella di accettazione delle emozioni e di un lasciare andare. Viceversa, quelle di un'attribuzione del nome di un neonato o di una neonata sarà invece un accogliere e un dare dei doni per costruire una nuova vita. Vediamo che non sono proprio ininfluenti, ha a che fare col tipo di qualità, diciamo, energetica che voglio amplificare all'interno della cerimonia. In caso di un unfasting o di un matrimonio, l'unione di due mondi portate da due persone che confluiscono in un mondo solo, e come loro costruiranno insieme nella loro diversità questo mondo. È molto importante avere chiaro anche questa parte, perché non siamo abituati nel nostro, diciamo, rituale di religione di provenienza, perché state educati all'interno di una religione specifica, dove sembra un ripetere vuoto di tante cose e le cose magicamente accadono. Qui andiamo a un livello che si deve aggrappare alla passione e professionalità insieme, e che può non essere una strada per tutte e tutti. Ha una professionalità, come qualsiasi altro mestiere ha una professionalità, e noi dobbiamo diventare esperte ed esperti di tutto questo. Possiamo passare al punto 2, setting e contenitore. Solo quando ho chiaro il punto 1, allora dal mio punto 1 dipende anche il tipo di setting e contenitore fisico ed energetico. Questo varia di molto a seconda delle tradizioni di riferimento. A diversi modelli di spiritualità corrisponde un diverso setting fisico ed energetico. Ad esempio, nel cattolicesimo il setting fisico è un altare posto da una parte, spesso rialzato rispetto al resto del pubblico, e il resto del pubblico posto da un'altra parte, con una netta separazione tra dove sta l'uno e dove sta l'altro. Lo spazio sacro è riservato solo ai mediatori tra il sacro e il mondo, diciamo, dei comuni mortali. Una cosa che nella tradizione su cui mi riconosco io, che non è detto che debba essere per forza sposata anche a livello, diciamo, di devozione spirituale, ma può essere semplicemente anche applicata da chi non ha nessun credo in questo campo, a tutt'altro tipo di setting dove si spinge quanto più possibile alla circolarità, e se per motivi logistici questo non si può fare, si può creare comunque in un altro modo, e dove le persone non sono un pubblico passivo, ma sono parte integrante della stessa cerimonia, anche quando fossero il pubblico parenti di un matrimonio che assistono. Questi vanno tenuti in considerazione e va fatta una parte di lavoro anche con loro, lo faccio sempre. Quindi fisico ed energetico. Energetico sta a significare anche un'altra cosa, e ha a che vedere con la professionalità del ritualista o della ritualista, che è anche la gestione delle proprie emozioni. Quello che noi portiamo all'interno di una cerimonia è in toto noi stesse e noi stessi, e quello che noi siamo viene amplificato nella nostra gestualità, nelle parole che utilizzeremo e nel modo in cui le persone percepiranno questo contenitore che noi riusciamo a creare in maniera più o meno professionale, più o meno approfondita. Questo significa, e mi è successo anche di recente, che se ricevo uno sgarbo terrificante il giorno stesso che devo celebrare una importante occasione, sta a me come ritualista mettere in campo tutte le mie pratiche. Per chi poi vorrà formarsi con me, ce ne sono di un certo tipo e che io posso insegnare, poi anche queste varieranno in base alla tradizione di riferimento, per gestire queste proprie emozioni e per fare in modo che quel cassetto si chiuda e io di essere al 100% per le persone
che si sono affidate a me per la mia celebrazione. Ovvero devo imparare come portare la giusta qualità emozionale all'interno di quello spazio, ovviamente con le dovute differenze in base alla personalità e all'indole di ciascuna e ciascuno di noi. Numero 3, la pianificazione. Qui ci ho messo una parolina tra parentesi che è creatività. Questo perché sempre per l'abitudine a ispirarci all'unica cosa che conosciamo, che è la nostra religione di provenienza, noi siamo abituati a vedere libri scritti, gente che legge e cose che si ripetono uguale tutte le sante volte. Se ti piace, lo puoi fare. Io dico che quella cosa lì è molto poco umana e molto poco coinvolgente, si può fare molto di meglio. Una volta che il nostro intento è settled, chiaro e preciso e forte, e che abbiamo anche il nostro contenitore chiaro, allora diventa possibile un modo di creare la cerimonia che abbia a che fare con la nostra creatività. Non dobbiamo ripetere delle cose tutte uguali, dobbiamo diventare però esperte ed esperti in simboli, in gesti, in connessione tra simboli e gesti e il relativo significato, per poi poterli usare in modo assolutamente personalizzato sul nostro chi. Ecco perché questa cosa può andare bene sia per le tradizioni spirituali che per le cerimonie umanistiche. Perché noi possiamo, e mi viene da dire, dobbiamo cucire la cerimonia addosso alle persone che vengono a chiedercela o che vogliamo comunque servire. E quindi significa approfondire la conoscenza di queste persone il più possibile in maniera tale da tessere il loro mondo. Loro ci forniscono, i nastri, il filo, noi li prendiamo e ne creiamo un arazzo. Questa è l'immagine che io preferisco, possono essercele assolutamente altre, non fissiamoci, ma per me il creare cerimonie è una tessitura. A questo punto dobbiamo avere chiaro che, come quando scrivi un libro, un racconto, un riassunto, ce l'hai chiaro, vero? C'è un inizio, c'è un corpo e c'è una conclusione. Non posso soffermarmi, ma ciascuna di queste parti ha una specifica qualità energetica e uno specifico scopo. E se tutto è ben coordinato in maniera armoniosa, la nostra cerimonia sarà una bomba. L'ultima parte è naturalmente lo svolgimento, che è il momento in cui tutto quello che abbiamo costruito e pianificato, che è il grosso del tempo richiesto, diventa poi la cerimonia a tutti gli effetti. Noi arriviamo lì e sarà il nostro momento in cui dovremo vestire i panni della ritualista o del ritualista. Le mie due parole chiave sono tessitura, che l'ho un pochino già detto, e presenza. Per tessere quei fili tu devi essere presente. Ecco perché ironicamente su uno dei miei reel del canale Instagram, che ti invito a seguire, Dea Sofia, Dea Oltre il Dualismo, stesso nome della pagina Facebook, ho fatto un reel ironico dove prendevo in giro l'utilizzo del foglietto, non chi lo usa, attenzione, l'ho fatto anch'io all'inizio, ma proprio l'utilizzo in sé come modus operandi. Perché? Perché la tua attenzione e la tua centratura sta sul foglietto che tu stai lì a leggere, quindi è come mettere un piccolo muro tra te e quello che ti circonda. Poi perché continua ad alimentare un discorso di performance. Perché? Perché tu hai il foglietto perché hai paura di sbagliare, e se continui a usare il foglietto stai continuando a dire a te stessa e a te stesso che tu hai paura di sbagliare, quando invece l'approccio può essere invertito. Io sono presente e mi permetto l'errore, perché nel nostro tipo di spiritualità o comunque di contenitore cerimoniale che creiamo, anche l'errore ha una sua sacralità. L'impappinamento può essere un momento per spezzare l'attenzione e fare una risata, e questo non rovina energeticamente, lo posso assicurare perché l'ho provato 1000 volte. Certo, poi dipende da che cosa stai andando a fare, però è tutto possibile anche far rientrare un piccolo impappinamento, un errore, attraverso la presenza. La tua presenza è fondamentale. Ecco che allora va praticata l'espansione dei confini, va presa consapevolezza di com'è il mondo che ci circonda, perché noi poi diventeremo il centro fulcro della celebrazione, che poi avrà il compito di prendere tutti i fili dei protagonisti, delle protagoniste, del pubblico, a seconda di chi c'è, metterli insieme a tutto il pacchetto di significato, se c'è stato commissionato, che ci hanno commissionato, oppure se l'abbiamo codeciso l'oggetto della nostra scelta, prenderlo, tesserlo
e restituirlo al mondo. Questo è lo scopo del nostro mestiere. Spero di esserti stata utile. Se vuoi c'è anche la mia newsletter a cui puoi iscriverti, il link lo trovi in descrizione, e spero di vederti presto nel mio canale. Al prossimo video!